Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento una soluzione fantastica per tutti quelli che vogliono giocare ai vecchi giochi arcade o delle vecchie console da casa ma non hanno un cabinato e non vogliono scaricare un emulatore come Batocera, perdere tempo per scaricare le ROM, configurare tutto quello che c'è da configurare, vogliono semplicemente giocare. La soluzione è il sito alle mie spalle, www.gam.onl. Tutto quello di cui avrete bisogno sarà un browser e una connessione internet. Per giocare potremo utilizzare direttamente la tastiera, un mouse oppure un controller da gaming collegato al PC. Io ad esempio utilizzerò questo, un controller della Xbox collegato tramite Bluetooth. Andiamo subito a provare il sito, ma prima di tutto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ok ragazzi, eccoci qui su gam.nl, abbiamo sulla destra l'elenco degli emulatori che possiamo andare a scorrere utilizzando le frecce su e giù, oppure i tasti pad su e giù, o ancora i tasti del nostro controller, sia quelli digitali che quelli analogici. Vediamo che c'è arcade, abbiamo Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, manca tutto il mondo Commodore, ma non è un dramma, abbiamo il Game Boy, abbiamo l'Atari, qualcosa dell'Atari, appunto, il Neo Geo Pocket, Sega 32, Sega CD, eccetera, eccetera. Abbiamo anche la PlayStation. Andiamo a provare un gioco arcade. Quindi utilizzando solo la tastiera si preme invio per entrare nella categoria arcade e qui, sempre utilizzando i tasti freccia su e giù, possiamo andare a scorrere i vari giochi. Se vogliamo giocare appunto solo con la tastiera, invio per entrare nel gioco, qui in alto a sinistra vedete i tasti che di default permettono l'utilizzo dei giochi, in aggiunta ai tasti freccia. Quindi i tasti freccia, destra, sinistra, su e giù, verranno utilizzati per spostarsi all'interno del gioco. Con il tasto maiuscolo andiamo a inserire i crediti, con l'invio entriamo nel gioco. E in questo caso io sto utilizzando quindi le frecce per muovermi, il tasto Z come fuoco 1 e il tasto X come fuoco 2, che in questo caso, in questo gioco, spara le bombe. Quindi poi in base al tipo di gioco avrete il salto, avrete diverse cose che il gioco può fare. Come vedete la fluidità è eccezionale, sembra di giocare in un vero mame. C'è la possibilità anche di giocare a pieno schermo andando a cliccare su questa freccettina. Ho messo a tutto schermo e vedete che il gioco è assolutamente molto fluido. Andiamo a cambiare gioco, quindi torniamo con questa freccettina a sinistra all'elenco dei giochi arcade e andiamo a selezionare un altro gioco. Quindi possiamo andare a scorrere velocemente con la rotellina del mouse. Se vogliamo però cercare un gioco specifico andiamo qui a cliccare sul simbolo della lente, andiamo a digitare un nome di un gioco, premiamo invio e qui vediamo tutto l'elenco tutto il risultato della nostra ricerca con tra parentesi la console di riferimento. In questo caso io sto cercando Shinobi 3 Arcade, faccio clic e mi apre una seconda pagina. Quindi la prima rimane aperta, io adesso la chiudo. Nella seconda finestra abbiamo il gioco, quindi non più l'elenco dei giochi, ma solo il gioco che ho selezionato. Ora provo a giocare con il mio controller, quindi vedete il controller acceso, premo il tasto A ed entro. Per incrementare i crediti premo questo pulsantino, mentre premo questo per iniziare il gioco. Una volta entrati nel gioco posso utilizzare appunto i tasti fisici. Notate la rapidità con cui io riesco a dare il comando, quindi tasto A spara, tasto B salta e il tasto X, questo gioco lancia la magia. Posso utilizzare sia il controller digitale sia quello analogico. Ok, alto e basso.
E proviamo un attimo a giocare, vediamo che la reattività è impressionante. Sembra di giocare proprio con un mame vero. Posso anche decidere di giocare a pieno schermo, cliccando sulla freccettina in alto a sinistra. Ritorno a schermo normale e posso provare a cambiare gioco. Quindi torno all'elenco, anzi in questo caso avevo aperto il tab, quindi basta andare a ricaricare Game ONL/Arcade e andare a cercare un altro gioco. Andiamo a cercare Pac-Man Arcade, eccolo qui. Anche qui assolutamente rapidissimo nel caricamento. Andiamo a cambiare gioco. Andiamo a cercare un gioco magari che si giocherebbe con le pistole, quindi Y Captor, perché una cosa interessante è che si può andare a giocare con il mouse simulando una pistola, vedete? Andando a spostare il mouse è comparsa quella freccettina che simula la pistola. Quindi giocando con il mouse posso andare a mirare sullo schermo. Andiamo a gioco, proviamo Cadillacs and Dinosaurs, vediamo un attimo la giocabilità di questo gioco. Assolutamente fantastico. Vi faccio notare una cosa: se io premo il tasto controller con dei movimenti digitale, analogico, scusate, entro nelle impostazioni di Batocera proprio. Quindi andiamo a cambiare gli input. Allora si entra con il tasto B, ok, qui posso andare a configurare eventualmente i vari tasti, esattamente come se fosse Batocera, di fatto è un Batocera. Quindi incredibile, io esco da questa cosa perché non voglio fare danni, visto che funziona già tutto. Ritorniamo all'elenco dei giochi e andiamo a provare un altro gioco. Proviamo Aladdin versione arcade.
Beh, concludendo possiamo dire veramente una soluzione interessantissima, una soluzione che ci permette di giocare a tutti i nostri videogiochi anche quando siamo fuori casa, senza doverci portare necessariamente cabinati o quant'altro in giro per il mondo. Chiaramente rimangono i limiti per schermi o monitor con risoluzioni molto elevate, andiamo a perdere quella che è la reattività necessaria per giocare ai videogiochi. Però giocando con i portatili o con computer di dimensioni modeste, insomma normali, abbiamo visto effettivamente tanta roba. Speriamo che questo sito rimanga online ancora per tanto tempo e niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi l'avete provato, ditemi le vostre impressioni e buon divertimento. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!